Ho caldo! Ciao raga, io sono Jenny, bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere come ho realizzato l'armatura di Leona da League of Legends. La skin credo si chiami Radiant Dawn, credo. Vi ricordo che trovate in descrizione tutte le info riguardo materiali, cartamodelli, dove compro questo, dove compro il foam, questo dove l'hai comprato. Raga, madonna, ma ci metto tipo mezz'ora ogni volta per mettere tutti i link in descrizione, eccetera. Potete acquistare i cartamodelli di questo costume sia direttamente sul mio Etsy shop sia sul mio account Ko-fi donando 3 Ko-fi da 3 euro ciascuno, scrivendomi come messaggio privato la vostra mail e i cartamodelli di cui avete bisogno. Quindi niente, spero che questo tutorial vi piaccia, vi sia utile per qualsiasi cosa, basta che mi scrivete nei commenti, in pagina su Instagram, dove volete voi, io sono ovunque tanto. E quindi niente, buona visione. La prima cosa che vado a fare è riempire di cellophane il mio manichino, ovviamente solamente la parte interessata, nel mio caso solamente la coppa. Poi prendo lo scotch di carta e mi segno prima il centro del manichino e poi procedo a rivestire la coppa che mi interessa. Guardando l'immagine di riferimento inizio a disegnare la coppa, solamente una forma di base, quindi niente decori, cose strane, no, solamente una base. La ritaglio, vedo se ci sta bene e se è tutto ok allora posso procedere ad appiattire la mia forma. Per appiattire il cartamodello basta semplicemente fare dei tagli dove vedo i rigonfiamenti, quindi se vedo che in una parte è gonfia io faccio il taglio finché non diventa piatto. Una volta appiattito il cartamodello posso procedere a passarlo sul mio materiale. Per questa armatura sto utilizzando il foam numero 5 del Ferramenta Cosplay da 5 mm. Ricopio la mia forma 2 volte a specchio, quindi una normale e l'altra invece la giro, appunto a specchio, e poi la incollo utilizzando la colla a contatto. Questa colla la trovate di tantissime marche diverse, io in questo caso sto utilizzando la colla artiglio. La mettiamo da entrambe le parti da incollare, la facciamo asciugare qualche minuto e poi spingiamo bene quando andiamo ad incollare insieme le varie parti. Poi prendo la pistola termica, riscaldo la mia coppa e mi aiuto con una sfera di plastica che io ho trovato dai cinesi per dare una forma un po' più curva, un po' più bombata. Guardate che differenza tra il pezzo non termoformato e il pezzo termoformato invece. Una volta termoformato possiamo unire le due coppe. Per rendere il taglio più liscio io utilizzo questa punta del Dremel che è una punta conica di pietra arancione e poi dopo un po' di carta vetrata sottile e ancora dopo leggerissimamente la pistola termica giusto per rendere tutto più liscio. Quando ho dei tagli particolarmente profondi la prima cosa che vado a fare è riempire il grosso con del semplice silicone acrilico che trovate anche in ferramenta. Mi raccomando, questo silicone non è carteggiabile, quindi assicuratevi di raschiarlo completamente via dalle parti che non vi servono e farlo entrare solamente all'interno del taglio. Poi dopo con un dito bagnato d'acqua vado a lisciarlo un po'. Poi mentre lavoravo è arrivato mio padre a farmi vedere Luna con il suo nuovo panino, perché dovete sapere che il mio cane è un po' fissato con i panini e io volevo fare tipo: Luna, ma Roma, sempre con questo panino in bocca, stai, ma la puoi finire? Però no, non volendo gli ho fatto cadere il suo panino, mi dispiace Luna. Quando il silicone acrilico si è asciugato utilizzo quest'altro prodotto che si chiama Flexi Filler. Lo vado a mettere sopra tutto il taglio e sempre con il dito bagnato d'acqua lo vado a stendere bene facendo attenzione ai bordi, non lasciarlo troppo doppio sui bordi. Una volta asciugato prendo la carta vetrata 320 bagnata e vado a carteggiare finché l'acqua non è completamente asciutta e così il taglio verrà completamente coperto. Non preoccupatevi se non ci riuscite subito, io questo è un passaggio che ho fatto circa 2-3 volte. Per tutti i decori che ci sono utilizzo sempre lo stesso metodo, quindi scotch, poi sulla carta, faccio la prova di carta, se va bene poi passo sul foam e il procedimento è sempre lo stesso per i decori. Tutti gli spuntoni di Leona sono fatti in foam da 10 mm, due pezzi incollati uno sopra l'altro sempre con la colla a contatto. Qua non fate caso che è bianca, avevo sbagliato, però vabbè è incollato lo stesso, quindi zitti zitti. E sono due livelli di foam da 10 mm incollati uno sopra l'altro e con il taglierino ho tolto il grosso per evitare di fare troppa polvere ed avere già una forma di base da smussare e per smussarlo utilizzo la punta della carta vetrata del Dremel, la grana è 120 credo. Sì, 120 e per rendere tutto ancora più liscio utilizzo la stessa punta che utilizzo per le giunture, quindi quella là a forma conica arancione e poi leggerissimamente sempre la pistola termica. Faccio lo stesso per diciamo il cerchio di base a cui sono attaccati, sono di base due cerchi uno sopra l'altro, tolgo il grosso con il taglierino, poi dopo smusso con il Dremel, insomma sì, sempre le stesse cose ragazzi.
Per attaccare tutti gli spuntoni che abbiamo fatto al nostro cerchio, prendo il taglierino e taglio la base di tutti gli spuntoni a 45 gradi e utilizzando sempre la colla a contatto li vado poi ad attaccare sul mio cerchio. Quello che sto incollando adesso è il pezzo del frontino, diciamo, ma lo stesso identico procedimento è per il decoro sul petto e per le mani. Per nascondere l'attaccatura utilizzo il silicone acrilico e lo liscio con il dito bagnato d'acqua, stando attenta a non lasciare delle parti troppo sporgenti perché appunto vi ricordo questo non è come quello nero carteggiabile, quindi cerchiamo di fare il tutto più liscio possibile. Come vedete anche sugli spuntoni ho passato il filler, questo perché quando passiamo la pistola termica può capitare che diciamo si aprano dei tagli, in questo caso il punto in cui noi abbiamo incollato i due pezzi di foam insieme, e per coprire quelle giunture c'è sempre lo stesso identico procedimento, quindi silicone, filler, eccetera. Per le spalline copio questa forma 2 volte, la prima la faccio a 45 gradi e mezzo e ci attacco un bordo sempre a 45 gradi, la seconda invece la taglio normale in mezzo. Su quella normale vado ad incollare un decoro che ho fatto precedentemente. Per fare tutto questo utilizzo sempre la colla a contatto. In seguito queste due spalline, la prima e questa qua, le vado ad incollare una sopra l'altra. Per fare le mani ricopio il contorno della mia mano su un foglio A4 e inizio ad abbozzare la forma più o meno di tutte le dita e della mano. Le dita le faccio in black warbler, prendo tutti i pezzettini, li ritaglio e con la pistola termica li riscaldo e li modello sul mio dito. Fate attenzione perché raga, scotta tantissimo, madonna! E facciamo così tutti i pezzi e li vado ad unire utilizzando un elastico. La colla che uso è la Flash Bond, che è proprio una colla perfetta per la stoffa, vi giuro, e la utilizzo per incollare l'elastico ai pezzi di Worbla. Facciamo un piccolo fitting test sul dito per vedere se si piega tutto bene e a posto. Faccio lo stesso anche per la placchetta sulla mano e ci vado ad incollare il decoro che ho fatto precedentemente, sempre con lo stesso metodo del busto e dei pezzi sulla testa. Per fare i braccioli ho utilizzato sempre il metodo cellophane e scotch e per fare la parte un po' più bombata ho utilizzato un po' di pluriball. Poi vado a tagliare dove vedo le bombature. Perché l'ho tagliato in questo senso e non in verticale? Non lo so. Ma io mi sono svegliata stamattina che volevo provare a tagliare così, quindi ho detto vabbè proviamo e vabbè. E alla fine vabbè è venuto e quindi procedo a passare sempre sul foam da 5 mm, incollare, termoformare, eccetera eccetera eccetera. La gonna è gigantesca, solamente una metà, sono tipo 8 parti. Ho fatto tutte queste strisce che a un certo punto diventano un po' più piccole, si separano. Le ho portate tutte quante sul foam da 5 mm, smussate un po', arrotondate un pochetto e le ho incollate fin dove vedete quella tacchetta, anche perché a un certo punto si vanno tipo a dividere, quindi anche volendo non si riescono diciamo ad unire. Una volta fatte le due metà incollo sopra un bordo decorativo. Per far indossare la gonna ci ho messo dietro del velcro, così si riesce a togliere e mettere proprio easy easy. I cerchi sulla gonna sono fatti con lo stesso metodo degli spuntoni, quindi due pezzi di foam da 1 centimetro incollati uno sopra l'altro, prima smussati un po' con il taglierino, poi dopo con le due punte del Dremel, poi pistola termica e poi incollati sopra. Il drappo che ha davanti l'ho fatto in due pezzi, il primo è fatto in foam da 2 mm dove mi sono impegnata tantissimo a ritagliare senza distruggere questo foglio sottilissimo tutti questi decori che ha, li ho riportati sul foam da 2 mm, li ho tagliati piano piano, sempre attenta a non stracciare il foam perché veramente questo foam è sottilissimo. Dopo ho ricopiato tutta questa forma su un pezzo di foam da 5 mm e li ho uniti, li ho incollati insieme. Tutto questo pezzo poi lo vado ad incollare sotto la gonna.
Per i gambali, raga, sempre lo stesso procedimento. Prendo il cellophane per, diciamo, ingrossare un po' la parte del polpaccio, utilizzo un po' di Pluriball. Poi prendo lo scotch di carta, ritaglio tutta la forma, vedo dove ci sono le bombature, quindi inizio a dividermi un po' i pezzi in base alla forma della mia gamba. Se come in questo caso ci sono dei decori anche sui gambali, utilizzo sempre lo stesso metodo dello scotch per ricavare la forma, la riporto sul foam e poi la incollo sulla gamba. Per tutte le giunture il metodo è sempre lo stesso. Una volta fatte tutte le forme e coperto tutte le giunture possiamo passare al primer. Come primer utilizzo il FlexiPaint e lo diluisco con un po' d'acqua finché non arriva a non essere né troppo denso né troppo liquido. Faccio circa 3 passate su ogni pezzo utilizzando un pennello dalla punta piatta. Dopo il FlexiPaint faccio 3 mani di full dip nero. Io adesso l'ho utilizzato nero, ma potessi tornare indietro nel tempo, raga, utilizzerei il marrone perché quando poi dopo 3 mani di nero ho fatto altre 3 mani di oro, 3 mani, oddio, fin quando non vi soddisfa la coerenza del colore, mi sono accorta che il colore è uscito troppo freddo con la base nera, invece con una base marrone sarebbe stato molto più caldo e mi sarei potuta risparmiare abbastanza casino che ho dovuto fare per riscaldare il colore ad aerografo. Infatti, come potete vedere, utilizzo 2 tipi di marrone. Il primo che sto utilizzando adesso lo vado a mettere leggermente proprio su tutto il pezzo per dare un effetto un po' più bronzato e poi dopo invece per le ombre effettive vado a utilizzare il marrone più scuro. Questo perché appunto, vi ripeto, con la base nera il colore oro è venuto troppo freddo rispetto all'originale e quindi io, utilizzando varie tonalità di marrone, ho cercato un po' di riscaldarlo in qualche modo. Poi mi sono accorta che questa luce di merda non si vedeva niente, quindi l'ho spento e ho fatto ok, facciamo senza luce. Infatti si vedono molto meglio le sfumature senza questa luce strana che avevo. Per creare dei punti di luminosità dopo le sfumature scure utilizzo un pennello asciutto con un po' di acrilico oro e sul pennello c'è veramente pochissimo colore, ma proprio poco. Infatti, come notate, il colore lo scarico un po' su un fazzoletto e lo vado a spennellare un po', diciamo, nei punti più a rilievo dove ci sono appunto queste smussature spigolose, oppure sui bordi. Se voglio creare un effetto un po' graffiato lo vado a mettere leggermente anche un po' in generale su tutto e così si è creato un bel effetto di tridimensionalità. Devo dire la verità, mi è piaciuto veramente come è venuto. Come protettivo utilizzo il Gloss Reforcer sempre della Full Dip e lo vado a passare veramente pochissimo, c'è proprio una passata velata perché di solito non va molto d'accordo con l'aerografo che è acrilico, non prende molto bene, però visto che sono sfumature leggere ho deciso di passarlo proprio leggerissimo giusto per dargli una base di protettivo. Una volta che tutti i pezzi, compresi quelli delle mani, sono belli asciutti, utilizzo sempre la colla Flash Bond per attaccarli al guanto. Metto prima un po' di colla sotto l'armatura, poi me l'attacco al dito per prendere tipo il segno e poi dopo rimetto la colla che ho tolto. Aspettato qualche secondo posso procedere ad incollare così tutte le dita. Ogni tanto mi stacco un po' il guanto dalla mano perché la colla mi fa tipo attaccare la stoffa. Infatti, se vedete, dopo ho tutte le mani piene di pezzi di stoffa rossa attaccati. Madonna raga, che palle! Su pezzi come braccia e gambe utilizzo sempre la stessa colla per attaccare delle cerniere. Dopo aver incollato le cerniere utilizzo la colla a caldo per sigillare tutto l'interno, così sono sicura che non si muove, e taglio l'eccesso e lo incollo sempre con la colla a caldo.
Purtroppo mi sono resa conto di non aver registrato quando facevo le scarpe, ma di base è un paio di scarpe semplicissimo con 2 pezzi di foam attaccati sopra. Poi ho utilizzato sempre lo stesso procedimento, quindi flexi paint, full dip, aerografo, eccetera. Per indossare le gambe parto dalle ginocchia dove ho attaccato un elastico dietro con la colla a caldo, poi indosso il polpaccio aprendo la cerniera e aiutandomi con un calzascarpe indosso le scarpe. Poi chiudo la cerniera e ecco qua. Raga, devo dire la verità, venuti proprio bene questi gambari, cioè, ma che è, raga, questa armatura stranamente mi piace tutta, cioè, sono proprio fashion, io ci uscirei per strada sinceramente con queste scarpe. Per indossare il frontino invece dobbiamo fare praticamente come quando indossiamo una parrucca, quindi metto la retina, metto prima il pezzo diciamo con l'elastico tipo fascia e prima di mettere la parrucca metto questo frontino dove ho attaccato delle calamite, poi dopo mi metto la parrucca. Raga, io qua ho preso proprio la prima parrucca che ho trovato, la più diciamo normale che avevo e diciamo mi porto alla fronte questo coso che sembra tipo l'antenna dei Teletubbies e dopo aver sistemato tutto sotto i pezzi della testa ci sono le stesse calamite che ci sono sul frontino e quindi si attacca così, bellissimo. Ah! Ed ecco qua le foto dell'armatura finita. Pezzi come spalline e reggiseno andranno attaccati sulla tuta utilizzando del velcro, ma di questo si occuperà la mia cliente. Bene ragazzi, questo video è finito, io vi ringrazio per averlo guardato, vi ricordo che in descrizione trovate tutto, ma proprio tutto, i miei social, Etsy, Ko-fi, i miei social. Se vi va di continuare a supportarmi, iscrivetevi al canale, condividete il video e seguitemi sui vari social. Ci tengo anche a ringraziare particolarmente tutti quelli che mi hanno aiutato su Ko-fi a comprare il microfono con cui per la prima volta registrerò l'audio dei miei nuovi video e lo proverò per la prima volta in questo video, quindi non so ancora come uscirà perché è ancora in fase di montaggio. Quindi niente, stacco perché voglio subito correre ad editare questo tutorial e provare il microfono sperando di non fare casini. Voi fatemi sapere come si sente. Addio, grazie! Ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo tutorial.